Cos'è il dropshipping? Si parla di dropshipping quando noi vendiamo un prodotto che non è in nostro possesso. Un esempio semplicissimo può essere: quel negozio di scarpe vende quelle scarpe per 50 euro. Io so che se faccio un buon marketing a delle persone, quelle persone sarebbero disposte a spendere anche 100-200 euro per quelle scarpe. Attraendo queste persone verso di me, verso il mio sito, gli faccio vedere l'annuncio di quelle scarpe a 200 euro. Una volta che queste persone comprano quelle scarpe da me, quindi a 200 euro, vado nell'altro negozio online, ordino quelle scarpe e al posto di farle spedire a me, le faccio spedire direttamente a loro. Questo in modo molto veloce e semplice è il dropshipping. La modalità di dropshipping più utilizzata al mondo si fa con Shopify e AliExpress. Shopify è un builder che ti permette di creare il tuo sito online e di poter vendere globalmente. Io adesso, per provare il dropshipping, sto creando un sito su Shopify. Se volete iniziare o provare a crearlo anche voi, qui in descrizione vi lascio il link del tipo invita un amico, con il quale potete avere 14 giorni di prova gratuita e magari vedere anche come funziona. In accoppiata a Shopify di solito si usa AliExpress. Perché AliExpress? Perché questo è un sito cinese dove si trovano tantissimi oggetti da tutto il mondo e si possono spedire in tutto il mondo. Quindi io posso trovare un paio di scarpe a 5 dollari, un orologio a 1, 2, 3 dollari e posso farli spedire anche in America a 10, 20, 30, 50 dollari e quindi ottenerci un grande margine. La maggior parte delle persone, come vi dicevo, usa Shopify in accoppiata ad AliExpress perché c'è un plugin utilizzato su Shopify che si chiama Oberlo, che può essere utilizzato per automatizzare gli ordini che le persone fanno sul nostro sito di Shopify. Quindi la persona fa l'ordine per un orologio, ipotizziamo, e la compra a 50 dollari. Questa applicazione prepara già tutto per poter ordinare quello stesso orologio su AliExpress. Noi dobbiamo solo dargli conferma e l'orologio che costava su AliExpress 5 dollari verrà spedito alla persona che l'ha ordinato per 50 dollari all'interno del nostro sito. Quali sono i grandi vantaggi di questa cosa? Il principale grande vantaggio è che possiamo vendere senza avere realmente un prodotto, perché io non avevo orologi però sto vendendo orologi. Quindi come conseguenza di questa cosa ovviamente non ho i costi di gestione di un eventuale magazzino e soprattutto ordino soltanto quando ha ricevuto il pagamento dalla persona che mi sta comprando. Quindi la persona compra e con i soldi che lui mi ha dato ricompro l'oggetto a molto meno e, come detto prima, ci ottengo un profitto senza avere nemmeno il bisogno di spendere alcun soldo mio o tuo per l'acquisto del prodotto, perché andremo ad utilizzare i soldi della persona che paga. Il secondo vantaggio è che possiamo vendere in tutto il mondo, perché da AliExpress possiamo scegliere di effettuare una spedizione più o meno in qualsiasi stato del mondo. Poi ovviamente dobbiamo stare attenti noi a selezionare i paesi dove siamo fiscalmente pronti e quindi siamo informati su come funziona la tassazione, e anche i paesi dove siamo sicuri che non avremo problemi per la spedizione di questo prodotto. Però questo magari lo trattiamo più avanti, anche quando io sono più esperto, perché adesso sto creando il mio sito su Shopify dove andrò a vendere, quindi man mano col tempo sarò anch'io più esperto e quindi potrò dirvi più informazioni. Quindi i due principali vantaggi, come vi ho detto, sono che posso vendere se non ho un prodotto e che posso vendere in tutto il mondo, quindi anche svincolato dal tempo, perché quando da me è notte, in America magari è mattina o in Australia è notte, quindi le vendite sono su tutto l'arco delle 24 ore, non più soltanto sull'arco delle 8, 12, 15 ore giornaliere. Ora invece passiamo agli svantaggi, perché come in ogni cosa ci sono anche gli svantaggi. Il primo svantaggio che ci viene subito a pelle è che, non controllando la produzione di questo prodotto, dobbiamo stare ben attenti al prodotto che scegliamo, perché se scegliamo un prodotto che non conosciamo e che magari non abbiamo mai testato e sappiamo che è di qualità, potrebbe succedere che magari completiamo 10, 20, 30, 40 ordini, i prodotti vengono spediti, arrivano a queste 40 persone e nessuna delle 40 persone è soddisfatta. Cosa succede a quel punto? A quel punto è un casino, perché dovremmo o farci noi rispedire indietro il prodotto o dire ad ognuna di quelle persone di rispedire al produttore, che magari è cinese, il prodotto. Dopodiché ovviamente dovremmo rimborsare queste persone, e capite che se succede questa cosa la reputazione del nostro sito scende e rischiamo moltissimo di perdere soldi. Oltretutto, se sfruttiamo AliExpress per fare dropshipping, gran parte delle spedizioni sono superiori ai 15 giorni, tra i 15 e i 30 giorni. In America la merce generalmente arriva in una ventina di giorni, però se iniziamo a fare dropshipping qui in Italia
la merce può arrivare anche dopo 30-35 giorni, quindi è più difficile riuscire a vendere un qualcosa che arriva dopo 30-35 giorni, perché il cliente vorrebbe avere subito la merce a casa. Se volete evitare questo completamente, ci sono anche altri metodi di fare dropshipping, quindi non sfruttando più AliExpress, ma magari contattando un produttore locale. Che ne so, ho un amico che produce oggettistica qua in Italia, magari a Padova dove io abito, quindi posso anche avere una relazione personale con lui. Mi dà il suo catalogo e vedo che lui produce in grandi quantità e quindi riesce a farmi un buon prezzo anche per l'unità singola. Quindi ovviamente faccio un accordo con lui e gli dico: guarda, mi occupo io della vendita, tu basta che spedisci gli ordini che io ti faccio arrivare, e in questo modo starei facendo ugualmente dropshipping, però avrai la spedizione molto più veloce. Un altro problema che ho più o meno introdotto è l'assistenza al cliente, perché se con AliExpress fate spedire con i pack, il prodotto è tracciato, quindi il cliente volendo vede dov'è il suo prodotto e vede quando arriverà. Se spedite senza i pack non saprete mai dov'è il prodotto e non saprete mai il giorno e quando arriverà, quindi la comunicazione col cliente diventa sempre più difficile. Perciò prima di iniziare a fare questa cosa bisogna ben studiare il prodotto, la qualità del prodotto e gli stati dove volete andare a vendere. Io, come vi ho detto prima, mi sto organizzando per aprire il mio primo store su Shopify, poi con il tempo vi farò anche sapere i riscontri, se andrà positivamente, se andrà negativamente, se ci sono altri lati negativi o se ci sono altri lati positivi, però le cose che vedo fino ad ora sono quelle che vi ho condiviso qui adesso. Vi ricordo che se volete provare Shopify, qui sotto avete un link del tipo invita un amico che vi fa avere 14 giorni di prova gratuita se volete vedere come funziona più o meno Shopify. Io come primo stato inizierò a vendere soltanto in America, perché attualmente secondo me è il più semplice e popoloso e dove riuscirei a fare marketing in modo più proficuo, anche perché tra le tante cose, se tu fai dropshipping e lanci semplicemente il sito, lo apri, se non fai marketing e se non fai pubblicità magari all'interno di Facebook, di Google, ci sono vari modi per fare pubblicità, nessuno probabilmente verrà a vedere il tuo sito, quindi in futuro dovremo toccare anche quel punto. Detto questo, come informativa generale sul dropshipping dovrei aver concluso. Se volete continuare a seguire la mia avventura, iscrivetevi al mio canale. Se il video è stato interessante e vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace, e soprattutto se avete delle domande lasciatemele qui sotto nei commenti. Come sapete io sono disponibilissimo. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima avventura.